Ciao a tutti e bentornati in Domoticsduino, io sono Marco e in questo video volevo fare un velocissimo aggiornamento sull'Energy Widget che sto sviluppando, perché sono arrivato a un punto in cui ho deciso di pubblicare i sorgenti. In questo modo chiunque lo può prendere e utilizzare e magari darmi dei feedback o anche qualche suggerimento, anche perché io dal punto di vista di idee, soprattutto grafiche, sono abbastanza scarso, quindi se qualcuno mi dà qualche suggerimento magari lo implementiamo insieme. Quindi ho pensato di fare questo video più che altro per spiegare i parametri che entrano in gioco, come deve essere configurato il sistema per far funzionare al meglio il widget e quindi come poi andare a configurarlo nel momento in cui si inserisce in una pagina. Ecco, questo che vedete adesso è lo stato attuale del widget, che è ovviamente molto simile allo stato precedente. Ho semplicemente aggiunto questa sezione qui a destra per splittare i consumi totali di casa. Questo widget per funzionare ha bisogno di alcuni item presenti su OpenHub che permettono di ottenere tutti i dati parziali che vediamo qui all'interno. Ovviamente la cosa poteva essere anche sviluppata in un altro modo, cioè far fare direttamente al widget i calcoli, le differenze o le somme delle varie energie in gioco. Io ho preferito invece utilizzare degli item che vengono calcolati quando gli item principali cambiano di valore. In questo modo io il widget l'ho tenuto un pochino più semplice e soprattutto sono in grado di avere rispettivamente tutti i singoli valori che vediamo nel widget come item di OpenHub. In questo modo li posso rendere persistenti e visualizzarne il grafico. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono gli item che devono essere presenti in OpenHub e come vanno configurati all'interno del widget, e poi vedremo anche quali sono le ulteriori piccole personalizzazioni che ho gestito con altre proprietà di configurazione del widget per personalizzare un pochettino l'aspetto grafico. Ovviamente è un work in progress, quindi man mano andrò avanti ad aggiungere configurazioni, aggiungere elementi al widget e così via. Alla fine del video poi andiamo a vedere dove sono andato a metterlo su GitHub, in modo tale che chi volesse prenderlo e provare ad utilizzarlo lo possa fare andando appunto semplicemente a recuperare i sorgenti dal mio repository GitHub. Andiamo adesso a vedere come aggiungere questo widget a una pagina e come va configurato. Partiamo quindi dalla home page di OpenHub. Andiamo sulla creazione di una pagina, quindi impostazioni, pages, creiamo una pagina di tipo layout, la chiamiamo demo, la salviamo, cambiamo il tipo di layout e lo mettiamo fixed canvas, aggiungiamo un widget, poi lo dimensioniamo e andiamo a cercare nei widget, nei personal widget, il nostro che si chiama al momento DD Energy New. E come vedete è abbastanza vuoto rispetto all'anteprima che abbiamo visto prima. Questo perché? Perché ha bisogno di sapere quali sono gli item che entrano in gioco e eventuali caratteristiche di stile che sono tutte gestite dalle proprietà di configurazione. Quindi la prima cosa che bisogna fare e andare a fare la configurazione del widget. Tralasciando i primi valori che sono relativi più che altro all'aspetto grafico, andiamo ad impostare gli item che entrano in gioco, così ve li spiego. Allora, il primo item che ci viene chiesto è il grid consumption, quindi il consumo che ho attualmente dalla rete elettrica. Per questo qua io ho un item che si chiama prelievo energia in tempo reale. Poi ho il grid surplus, cioè se il mio pannello fotovoltaico sta producendo più di quello che io consumo, questa produzione viene immessa in rete e quindi io ho un item che mi tiene il valore di immissione dell'energia. Poi ho la produzione del fotovoltaico, ho l'autoconsumo eventuale nel caso il mio pannello fotovoltaico stia producendo, poi ho il consumo totale di casa, io ho un gruppo che mi tiene il consumo totale di casa e poi ho il consumo splittato sui tre piani. Ovviamente
questi item si possono usare o non usare in funzione del tipo di configurazione che uno ha su OpenHub. Se non ha il consumo splittato per piano, ovviamente non può popolare questi item. Primo piano, poi il consumo del piano terra e poi il consumo del garage. E poi abbiamo il consumo in tempo reale. Questo item calcola in automatico l'energia che richiede la casa sottratta alla produzione del fotovoltaico, quindi mi dà un'indicazione se io in questo momento sto chiedendo energia alla rete oppure sto usando quella del fotovoltaico, che è sufficiente. Una volta che ho inserito questi parametri iniziano a popolarsi i valori. Come vedete si sono popolati i 3 piani di casa con i relativi consumi, il consumo totale di casa, la produzione del fotovoltaico, ormai è quasi tramontato il sole quindi ce n'è proprio poca, e poi che cosa sta succedendo dal punto di vista del prelievo dalla rete. Quindi abbiamo un prelievo abbastanza alto, nessun surplus, cioè nessuna eccedenza di produzione rispetto al consumo, e quindi abbiamo un nostro prelievo totale che sommato alla produzione fotovoltaica mi dà tutto quello che sta chiedendo in questo momento la casa. Graficamente ancora non siamo a posto perché dobbiamo configurare le proprietà dal punto di vista grafico. Quindi torniamo sulla configurazione e le proprietà che prima abbiamo tralasciato, cioè quelle in alto, sono relative all'aspetto grafico. Diamo un titolo, Demo Energy. Poi il value font size è la dimensione del font con cui vengono renderizzati i valori totali dei vari blocchi. Quindi io qua posso mettere ad esempio 24 pixel. Il subvalue font size invece è il font size per i font relativi ai sottovalori dei singoli blocchi. Quindi qua lo mettiamo un po' più piccolo, mettiamo 18. Il value border radius serve ad arrotondare questo rettangolo che contiene i valori principali, si può anche non usare, e io metto 10 pixel così fa i bordi arrotondati. Il grid color è il colore relativo all'energia elettrica al lato contatore, e qua possiamo mettere azzurrino. Il grid surplus color è il colore relativo all'eventuale energia prodotta dal fotovoltaico che viene immessa in rete, quindi qua mettiamo purple. Solar color è relativo a tutto ciò che riguarda la produzione del fotovoltaico, quindi mettiamo yellow che dà l'idea del sole. E home color è tutto ciò che riguarda il consumo di casa, e quindi mettiamo ad esempio white, bianco. Andiamo a vedere, ecco che vedete che il nostro widget ha preso la forma finale anche dal punto di vista grafico. Aumentiamo un po' qui. Quindi in questo momento sta funzionando tutto. Quindi per farlo funzionare con tutti gli oggetti che io ho inserito in questo widget, che ovviamente rispecchiano la mia configurazione, perché io ho una casa su 3 piani, ho i consumi dei singoli piani, o una produzione del fotovoltaico, c'è bisogno di configurare tutti gli item che abbiamo visto nella configurazione. Per chi invece non avesse tutte queste variabili in gioco gestite da OpenHub, può ovviamente configurare solo gli item che ha nel sistema e alcune zone, alcune parti rimarranno vuote. Ovviamente ognuno è libero di prendere la parte di codice che gestisce delle cose che non servono nel suo setup ed eliminarla. Io sto cercando di fare un qualcosa che è più completo possibile, ad eccezione ovviamente della batteria, quindi dell'accumulo, perché il mio impianto fotovoltaico, essendo di vecchia concezione perché ce l'ho già da più di 10 anni, è un 3 kW senza accumulo. Andiamo adesso a vedere il mio repository GitHub, dove potete trovare il widget così come lo avete visto nel video. Questa è la mia pagina GitHub che si chiama Domotics Duino. Nei repository, tra gli altri praticamente tutti legati alla Smart Home, abbiamo questo qui che è nuovo, che si chiama OpenHub Widget. All'interno troviamo, oltre alla descrizione del repository che man mano aggiornerò, il file dd-energy.yaml che contiene il codice del widget.
Quindi per chi volesse utilizzarlo viene qua, fa una copia del contenuto, va su OpenHub, in strumenti per sviluppatori, widget, clicca il più e cancella il codice e incolla quello che ha preso dal mio sito, facendo attenzione a cambiare l'UID in modo tale da non andare in conflitto nel caso poi dovesse aggiungerlo nuovamente, eccetera. Quindi conviene, perché l'UID deve essere sempre univoco, quindi nel caso poi uno volesse partire dal mio e poi crearsene uno suo e pubblicarlo, la cosa migliore da fare è comunque cambiare l'UID. Quindi uno può scrivere, al posto di DD che sta per Domotics Duino, può scrivere il mio Energy Widget, così siamo sicuri che è univoco. Lo salva e nel momento in cui va a creare la pagina, quindi noi possiamo andare a prendere la nostra pagina demo, aggiungiamo un altro widget, quando clicca su aggiungi widget se lo trova nell'elenco. Bene, detto questo possiamo fermarci qua per questo video, quindi volevo giusto solo farvi vedere un piccolo aggiornamento e soprattutto dove potete andare a trovare il sorgente del widget nel caso voleste provarlo. Vi lascio comunque il link al repository nella descrizione del video. Ovviamente ogni feedback e ogni idea che vi viene in mente per migliorarlo è ben accetta, quindi scrivetemelo nei commenti o su GitHub o qua sul video, così magari lo sviluppiamo anche insieme. Nei prossimi video cercherò di creare una piccola miniserie dedicata a come ho fatto a creare questo widget da zero, così vediamo tutti gli step e come poi bisogna intervenire per fare le eventuali modifiche che uno vuol fare a dei widget che magari trova in giro oppure che si è creato da solo. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!